Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, se vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo parlato della Francia che vuole mollare Windows, ha iniziato a mollare Windows in favore di Linux per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, gli uffici pubblici, con tutto software, oltre a un Linux sviluppato in Francia o comunque nella comunità europea, con tutto software open source, anche questo sviluppato in Francia o nella comunità europea. Ora è stato sviluppato un Office che si chiama OnlyOffice, che si può ostare su un sito e usarlo come cloud per magari un'azienda o un qualcosa del genere. Un fork di questo OnlyOffice è EuroOffice, che oltre ad esserci su GitHub come quasi qualsiasi software open source, il 9 giugno verrà rilasciato per gli utenti come alternativa a Office 365 di Microsoft. Quindi anche qui vediamo un'alternativa europea a un software nordamericano sostanzialmente. Quindi l'Europa cerca di separarsi sempre di più dagli Stati Uniti informaticamente parlando. Molte compagnie europee sono appunto in questo progetto di EuroOffice, nel cloud di EuroOffice, tra cui Nextcloud e altre aziende che sinceramente io non utilizzo molto, però sembra che siano grossi in Europa e stanno appoggiando questo progetto di EuroOffice. Ci saranno dei piani di abbonamenti, da quanto ho capito, se il sito che ho visto è quello corretto, ma non ve lo linko perché comunque non so neanche se sia il sito corretto o se è solo un sito civetta, perché non ho trovato dei link ufficiali al sito ufficiale, quindi me ne sto zitto, non vi faccio neanche vedere le immagini. Vi ho fatto vedere o vi faccio vedere adesso delle immagini del GitHub di EuroOffice. Ma qual è il problema? Allora, il problema è che OnlyOffice è un Office sviluppato in Russia e col clima geopolitico, cioè ti vuoi allontanare dagli Stati Uniti, vuoi prendere la roba russa, però ai russi non gli è piaciuta tanto st'idea. Cioè, la buttiamo in cacciara? Ma sì, facciamo i grossi. Vabbè, però non è piaciuto tanto alla Russia che si utilizzi il suo OnlyOffice, però essendo un fork open source legalmente possono solo che stare zitti, quindi boh. Insomma, dal 9 giugno avremo un'alternativa europea a Office 365. Anche questa, da quanto ho capito, sarà a pagamento. Non so se ci sarà un piano gratuito. Avrà comunque la chat, avrà il cloud, il Word, una specie di Excel, insomma una suite Office completa con tanto di cloud, storage per le foto e una chat, eccetera, eccetera, ma completamente europea. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!